Ciao a tutte e bentornate. Sono entusiasta di essere di nuovo qui con voi. Finalmente siamo insieme per un nuovo video tutorial. Cominciamo con questo punto a maglia che aggiunge un tocco di peculiarità alla semplice maglia legaccio. Infatti, con una sequenza rigorosa, il punto introduce aperture prolungate ed esposte a scacchi. Sembrano delle goccioline che scendono seguendo un percorso sinuoso. La lavorazione è rapida ed accessibile, richiede l'uso di maglie diritte e gettati. Un altro aspetto degno di nota è la reversibilità della maglia, ideale per sciarpe, stole o progetti per cui è importante che entrambi i lati, il diritto e il rovescio, siano uniformi e ben definiti. Il punto è ideale per i filati leggeri e sottili. La lavorazione dona alla maglia una consistenza morbida e soffice. Per cominciare ad abituare l'occhio, esaminiamo attentamente la trama del punto. Si presenta come due colonnine sovrapposte a scacchi. Ognuna di queste è formata da 6 fori. La trama si ripete ogni 8 maglie lungo il ferro e 12 ferri in altezza. Di conseguenza, il punto si lavora su un numero di maglie divisibile per 8 a cui vanno aggiunte 3 maglie di simmetria e 2 maglie di bordo. Ora passiamo alla lavorazione. Per questo campione ho avviato 29 maglie che comprendono 2 maglie di bordo, 3 maglie per simmetria e 24 maglie per il punto. Dopodiché ho lavorato 2 ferri a diritto per rifinire il bordo con la maglia legaccio. Ora mi trovo sul lato diritto del lavoro e comincio il primo ferro del punto. Trasferisco senza lavorare la prima maglia di bordo. Ora ricordiamo che sul lato diritto ogni ferro comincerà con 2 maglie di simmetria che si lavorano a diritto, una e 2. Poi comincio con il punto. Lavoro ogni 8 maglie del ferro in questo modo. Lavoro una maglia a diritto, poi faccio un gettato, subito dopo lavoro 2 maglie insieme a diritto. Infine, per completare la trama, lavoro 5 maglie a diritto. Passo alle successive 8 maglie e ripeto la lavorazione. Lavoro una maglia a diritto, faccio un gettato, lavoro 2 maglie insieme a diritto e infine 5 maglie a diritto. E ripeto ancora, una maglia a diritto, un gettato, 2 maglie insieme a diritto, 5 maglie a diritto. Alla fine del ferro rimangono 2 maglie, la penultima è quella di simmetria che lavoro a diritto e l'ultima di bordo altrettanto a diritto. Vediamo cosa abbiamo ottenuto dopo aver lavorato il primo ferro. Sono apparsi i primi fori, si stanno formando le colonnine traforate. Adesso volto il lavoro, passo sul lato rovescio e comincio il secondo ferro del punto. Trasferisco senza lavorare la prima maglia di bordo. Ricordiamo che ogni ferro sul lato rovescio comincerà con una maglia di simmetria che si lavora a diritto. Dopodiché proseguo con il punto. Lavoro ogni 8 maglie del ferro in questo modo. Comincio lavorando 6 maglie a diritto. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi faccio un gettato,
Le ultime due maglie, di cui quella più larga è il gettato del ferro precedente, le lavoro insieme a diritto. Ripeto questa sequenza di 8 maglie per tutto il ferro. Lavoro 6 maglie a diritto, poi faccio un gettato e infine lavoro 2 maglie insieme a diritto. E ripeto ancora 6 maglie a diritto, un gettato, 2 maglie insieme a diritto. Alla fine del ferro rimangono 3 maglie. Le prime due, quelle di simmetria, le lavoro a diritto e l'ultima di bordo altrettanto a diritto. Ho finito il secondo ferro del punto. Vediamo aumentare le colonnine traforate. Si è aggiunto infatti il secondo foro. Ora volto il lavoro, passo sul lato diritto e per i prossimi 4 ferri ripeto sia il primo che il secondo ferro ancora 2 volte, esattamente come sono, senza cambiare una virgola, in modo che dopo il sesto ferro avrò le colonnine con il totale di 6 fori ognuna. Potete rivedere il procedimento di entrambi i ferri, intanto vi mostro il risultato ottenuto dopo ciascun ferro, così potete confrontarvi. Ecco il risultato dopo il terzo ferro, si è aggiunto un altro foro, in totale sono 3. Dopo il quarto ferro i fori sono 4, dopo il quinto 5. Dopo il sesto ferro le colonnine sono al completo. Abbiamo raggiunto 6 fori per ognuna. La prima parte della trama è completata. Dopo il sesto ferro volto il lavoro, passo sul lato diritto e per i prossimi 6 ferri sposterò le successive colonnine a sinistra, cambiando la sequenza di 8 maglie. Le maglie di simmetria rimangono come erano. Comincio il settimo ferro. Trasferisco senza lavorare la prima maglia di bordo. Procedo come prima nei ferri dispari, con 2 maglie di simmetria che lavoro a diritto. Dopodiché comincio con il punto. Lavoro ogni 8 maglie del ferro in questo modo. Le prime 5 maglie le lavoro a diritto. Poi faccio un gettato, subito dopo lavoro 2 maglie insieme a diritto e per completare lavoro una maglia a diritto. Questa è la sequenza da ripetere per tutto il ferro. Passo alle successive 8 maglie. Lavoro 5 maglie a diritto, poi faccio un gettato, lavoro 2 maglie insieme a diritto e una maglia a diritto. E ripeto di nuovo 5 maglie a diritto, un gettato, 2 maglie insieme a diritto e una maglia a diritto. Alla fine del ferro lavoriamo a diritto le 2 maglie rimanenti. La penultima è quella di simmetria e l'ultima è di bordo. Vediamo cosa abbiamo ottenuto dopo aver lavorato il settimo ferro. Sono apparsi i primi fori delle nuove colonnine, esposte a scacchi rispetto a quelle precedenti. Il primo foro è fatto, mancano altri 5.
Ora volto il lavoro, passo sul lato rovescio e comincio l'8° ferro del punto. Trasferisco senza lavorare la prima maglia di bordo, poi come prima, nei ferri dispari lavoro a diritto una maglia di simmetria. Dopodiché comincio con il punto. Lavoro ogni 8 maglie del ferro in questo modo. Comincio con le 2 maglie lavorate a diritto. Poi faccio un gettato e subito dopo lavoro 2 maglie insieme a diritto. Le rimanenti 4 maglie le lavoro a diritto. Ripeto questa sequenza per tutto il ferro, passo alle successive 8 maglie. Lavoro 2 maglie a diritto, faccio un gettato, 2 maglie insieme a diritto e completo la trama lavorando 4 maglie a diritto. E ripeto ancora 2 maglie a diritto, un gettato, 2 maglie insieme a diritto, 4 maglie a diritto. Alla fine del ferro rimangono 3 maglie che lavoro a diritto. Le prime 2 sono quelle di simmetria e l'ultima è di bordo. Ho finito l'8° ferro del punto. Vediamo accrescere le nuove colonnine, si è aggiunto infatti il secondo foro. Ora volto il lavoro, passo sul lato diritto e per i prossimi 4 ferri ripeto entrambi il 7° e l'8° ferro ancora 2 volte, in modo che dopo il 12° ferro avrò le nuove colonnine completate con il totale di 6 fori ognuna. Potete rivedere il procedimento di entrambi i ferri, intanto vi mostro il risultato ottenuto dopo ciascun ferro. Dopo il 9° ferro si è aggiunto un altro foro, in totale sono 3. Dopo il 10° ferro i fori sono 4. E dopo l'11° 5. Dopo il 12° e ultimo ferro, la seconda fascia di colonnine è al completo. Abbiamo raggiunto 6 fori per ognuna. La trama è completata. Per continuare, dal 13° ferro bisogna ricominciare tutto il procedimento del primo ferro, ripetendo questi 12 ferri per l'altezza desiderata. Spero che il mio video tutorial vi sia stato utile, vi ringrazio per la visione e alla prossima!